Abbiamo iniziato. Ciao Monica, siamo qui con Marco. 5, 4, 3, 2, 1. Marco è completamente al buio e sta facendo dei movimenti molto lenti, molto precisi, molto consapevoli. Di arti marziali? Sì, credo che siano però tipo un po' preparatori. Riscaldamento. Sì, ma è quasi a rallentatore. Sembra quasi un Tai Chi. Sì, Ti dà l'autorizzazione? sì, sì. Stavo cercando di seguire questo movimento, perché è come se da un lato mi facesse vedere questo movimento molto preciso, molto centrato e consapevole, e poi dall'altro è come se vedessi appunto l'invasione di colpo di una donna, una bella donna. E qualcuno della vita di Marco? Sì, però potrebbe non essere importante, in sé per sé, Mm, ok? Ma è come se fosse un pensiero disturbante, nel nella momento di disciplina. concentrazione, Mm. sì. Nome del secondo progetto della seconda sessione di Marco. Mi viene illuminazione, perché la sua anima vuole proprio che lui porti luce, su ogni aspetto di sé e della propria vita, un'inondazione di luce. Nome della sua anima, Mm. Mi viene sia Perla che Olivia. dello spirito. E concorso. Cioè, come se fosse un po' duplice questa natura, perché da un lato sembra esserci una componente di competizione, no? Come se fosse il concorso per vincere qualcosa. Dall'altro, però, mi sa di concorso nel senso di fare insieme, di collaborazione. Questo nome che ha è ambivalente. Vibrazione di Marco. 29 miliardi. Mm. Consapevolezza. 177. Anima. 47, 40. 48, hai detto. Sì. Vite parallele. 1815. Cervello. 9,7. Suscettibilità ipnotica. Va bene, è alta, mi viene 65. 3D. 49. Vivacità animica. 100. Bene, valori solidi, interessanti. Questo 29 di vibrazione, che già è un cavallo che galoppa. Marco che segue tanto le sessioni, Marco che è solo alla seconda sessione ed è a 29. Quali entità eteriche si è regalato per capire, vedremo, delle cose. C'è un clown del secondo universo che proprio lo provoca e quindi a volte lo rende proprio un po' reattivo, suscettibile, impulsivo. Eh, e poi c'è, come anfibioide una sirena che ha questi capelli, diciamo, arancio biondo più o meno. Ed è come se lo invitasse ad andare sott'acqua con lei, dicendo: Tanto qua non ti vede nessuno, nessuno lo può sapere, vieni con me. E basta. Mentali.
Allora, io ne vedo una individuale, sua personale, e una, diciamo, collettiva. Allora, quella individuale è eccomi qui. È come se fosse un'entità mentale che produce in lui un grosso conflitto interiore, perché gli dice che se lui si presenterà nella sua autenticità, nella sua completa originalità, verrà penalizzato, non verrà rispettato. Mm, E quindi è come se da un lato gli dicesse metti una maschera, dall'altro però lo fa sentire molto insofferente, del fatto di non poter essere se stesso. E vedo come livello 4. E l'entità collettiva è io sono maschio. E lo porta, diciamo, ad avere degli atteggiamenti che, diciamo così, nell'immaginario collettivo si riferiscono proprio all'uomo virile. Mhm. Quindi anche questo fatto di essere, mm, diciamo così, impetuoso, Galletto. eh, sì, esatto. Mm. E anche il fatto di avere un debole per le donne e potenzialmente questo lo potrebbe un po' portare ad avere una forma di, diciamo, di gelosia, diciamo, nei confronti della figlia che sta crescendo. Livello? 3. Impianti. C'è un auricolare infilato nell'orecchio destro che è come se gli dicesse non ti fare mettere i piedi in testa, non ti fare calpestare, devi avere l'ultima parola. Eh, mm, non darla vinta. E sento pronunciare questi in maniera molto secca, come proprio un comando, un ordine. Questo è un po' ricordo, diciamo, Mm. no? Di tutto quello che stata la sua fase militare, però anche la sua educazione che ha ricevuto, no? Mhm. Il padre stesso lo era. E poi è come se ci fosse in eterico un'energia che sta sopra i suoi genitali che tende proprio a iperstimolarli, a renderli proprio iperattivi, a creare una specie di diga, diciamo così, di barriera, che fa sì che l'energia sessuale non riesca ad essere eventualmente convertita in altro, ma rimanga solo ed esclusivamente energia sessuale. Cioè una cosa che lui, cioè, poi si tratta sempre di una questione di scelte, ok? Mhm. Quindi da una parte lui potrebbe scegliere, io voglio lasciare spazio, ok, a questa mia energia sessuale, a questa foga che mi prende. Dall'altra potrebbe fare la scelta di trasformarla, questa energia sessuale, in altro, perché tanto è comunque energia, dandogli un altro tipo di sfogo. Ok? Aprendo quindi questa diga e permettendo a questa energia di salire più in alto, quindi venire veicolata verso eh, altre destinazioni. Quindi la Poi diga. basta. Ok. Sì, una diga, sì. Bene, Basta. chiediamo a Marco di metterci un obiettivo di vibrazione a fine sessione. Ho visto sia 500 che 800. Vada di 800? Mm. Ah, 800 se è bravo, 500 se è bravino. Mm? Buoni. No, perché sono rimasta un po' così, perché è come Mhm. se cioè, mi sono sentita con lui eh,
Non è che di Quando più lui è stava meglio, eh? facendo, perché mi ha come riportato, no, a come quando lui era nell'ambito militare. Mhm, Cioè, perché era come se ci fossero dei confronti, ehm, sì, degli obiettivi da raggiungere, così, no? Non lo so perché è arrivata questa mhm. immagine. Va bene, buttiamolo via il nostro obiettivo, poi vediamo alla fine che cos'è. Qualunque cosa sia, andrà bene. Adesso ci mettiamo il libro delle sue vite parallele sul tavolo e lui lo apre in una o più pagine che ci vuole mostrare. Per esempio, mia curiosità, ma può anche non seguirla, se c'è una vita di uomo omosessuale. Allora, la prima che mi è venuta, la dico, se no poi magari la perdo, è Mhm. di questo uomo molto, molto, molto innamorato di una donna. eh, Riescono ad avere una relazione breve, poi non capisco cosa succede, questa relazione finisce e lui boh, mh, entra in un cammino religioso, Mm. quindi abbraccia la castità e dimentica completamente la sfera sentimentale, cosa che tra l'altro spiega molto la sua anche allergia a certe cose, oltre ovviamente, no, a tutta una serie di eh, Alla consapevolezze che religione. sta sviluppando. Sì, certo, è ovvio che fa parte della consapevolezza, però non è solo una questione di consapevolezza la sua, è come se venisse pizzicato e ricollegato a quella vita. Mhm. Ehm, Quella donna c'è in questa vita? io la ricollego all'ex moglie. Come se in quella vita in cui lui poi si è fatto, diciamo, frate, ehm, veramente non riesco a capire cos'è successo, però si è interrotto questo rapporto, no? Quindi hanno scelto di provare a riprenderlo in questa vita, perché là l'ho visto proprio un rapporto breve, forse neanche un paio d'anni così, no? Invece poi qua in questa vita è stato, io credo, decisamente più lungo, no? Mhm. Eh, 9 anni, in tutto. Cioè prima anche del matrimonio. Cioè, mm. perché ci E mostra in questa vita? effetti, ecco, vedi, lui in questi 9 anni ha avuto una massima rettitudine morale, ok? Come se in qualche modo davvero fosse collegato all'uomo di quella vita lì, che poi dopo addirittura è diventato frate, però comunque aveva un'etica molto molto forte, molto rigida. Mm, mm, mm. E così lui è stato impeccabile in questa vita qua, in quel matrimonio, ok? Poi è come se finito quel matrimonio, lui si è sganciato da quella vita lì, ma quasi finendo, come spesso succede, come se fosse attaccato con un elastico, no? Scusami, con una corda elastica, finendo esattamente poi dalla parte opposta, per effetto di questa attrazione elastica. Non so se l'ho spiegata benissimo, se si Mm, riesce a mm, 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 visualizzare. mm, mm, mm. Ok? E gli è successo questo, buttato proprio, scagliato dalla parte opposta. Allora, quindi questa. Poi scusami, mi dicevi tu, mi avevi Uomo dato... omosessuale, in realtà questa sessione si è aperta involontariamente, ma non mi ricordo più per quale motivo, con la tematica no gender. Ah, Lui sì, è sì, sì, certo, m- bro, eccetera, che bro, dicevamo, sì. eccetera, Sì. esatto. Lui è molto attratto dalle donne in questa vita, ma è tutto molto relativo. Questa vita è dentro la Matrix è la dualità è uomo, ma uomo-donna. Canonicamente uomo verso donna, donna verso uomo, non canonicamente uomo-uomo, donna-donna, ma è comunque sempre una convenzione. Anima che veste un vestito con anima che veste un altro vestito. Stop. Tutto lì. E qua lo vedo che lui fa come il modello di nudo
ehm, in una scuola d'arte. Mhm. Ehm, Aspetta, perché allora quindi è molto giovane, è un ragazzo. Ehm, e lui poi ha un'occasione in cui il dipinto che gli studenti devono fare è costituito da lui più un altro ragazzo ancora. E sono quindi entrambi nudi e vanno quando c'è queste lezioni. E questi due ragazzi modelli, diciamo, si conoscono e si innamorano. Come si chiama Marco? Germano. Come finisce? Un amore un po' drammatico, cioè si sono proprio inseriti in un melodramma, ehm, insomma, quelle passioni giovanili laceranti, ecco. Cioè si lasciano anche in maniera un po' spettacolare, quasi come se si reciprocamente, no? Dicessero, "Ah, io mi tolgo la vita, sai, un po' forte come rapporto." C'è una vita parallela legata alla sua passione per le arti marziali, l'autodifesa. Come se fosse una donna a cui è morta la sorella a causa di un'aggressione. Cioè la sorella, tornando, vedo che fa l'infermiera, tipo la sorella, fa i turni, nel ritorno da uno di questi turni, serale direi, sembra inverno, quindi forse non era neanche così tanto tardi, però era proprio buio, ha subito un'aggressione ed è morta. E allora vedo che lei, essendo appunto la sorella, sceglie di imparare le arti proprio di Marziali. autodifesa, sì. Va bene. Cinema, figlia, compagna, nonna, genitori, fratelli. La figlia viene con un libro in cui ci sono un po' delle pagine strappate. Allora, è come se dicesse ogni tanto che non c'ha voglia di studiare, no? Ma mi sembra più forse la conseguenza del fatto che magari è proprio così un momento. Beh, Sai? lui ride, Marco ride. Mm, Vabbè, però, insomma, è anche una bambina. Mhm. Ci sta che abbia questi momenti in cui se non ne può più, non so. La compagna. No, compagna. La compagna, dunque, la compagna, sì. Mm. Sta venendo con della camomilla, proprio con i fiori di camomilla, perché dice, qua bisogna calmarsi un po', bisogna calmarsi un po' tutti quanti. La nonna. Sì, è carina lei, è fragilina, bellina. Sembrava proprio ritornata un po' come bambina, mi fa tenerezza, è tenera, proprio una nonnina carina. La nonnina di Heidi, che mangia il pane bianco. Eh sì, adesso la vedo debole, Mm. proprio.
ma che fa ti stringe proprio il cuore, una cucciola di nonna. Facciamola stringere allora in un abbraccio eterico da Marco. Sì, 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 super love, proprio grande amore. È la nonna materna? Materna, ok. I genitori di Marco. Ehm, sai, il padre è molto molto serioso. La madre ha portato un barattolo di marmellata. È carina perché è come se dicesse io non voglio venire a mani vuote, molto gentile. No, ma perché dice no, perché poi eh, è come se dicesse e poi se si pensa che magari facevo più cose per gli altri rispetto che per Marco. Non voglio questo. Allora porto questa marmellata dolce e gli mostro che io qua ci sono al 100% per lui. I fratelli. Comunque, sì, 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 tutte e due, sì, sì, sì. Eh, Va bene, partiamo. Monica, causa esoterica delle sigarette una tantum e di ogni tanto un piccolo abuso di caffè. Allora, sappiamo che la vibrazione cambia a seconda che uno fumi o non fumi, non faccio neanche più la domanda, tanto lo sappiamo, quindi il 29, se lui non avesse mai fumato dall'ultima sessione a oggi sarebbe 35-40, ma non ci importa, questo lo sappiamo. Causa esoterica del non riuscire a smettere, essendo comunque uno scarso fumatore, un mini fumatore, e di scivolare ogni tanto nella caraffa di caffè bevuta in tutto il giorno, quindi c'è un certo numero di caffè anche un po' pericoloso come numero, 12, 10, 15, una roba così, insomma, di quantità di caffeina. Vedo che la sirena, come primo approccio, le mostra il seno nudo. Allora vedo Marco girare la testa dall'altra parte, Mm. perché lui, calma, no, io voglio trattenermi. Allora lei si copre con una specie di scialletto e gli offre una sigaretta. Allora a quella tentazione lui cede e poi gli allunga la tazzina di caffè. E anche questo dice, ma sì, a questa tentazione io posso cedere. Ehm, Non è sono del mio status di comunque papà. di compagno. Mm. Sono comunque mh, volti a aumentare la sua adrenalina, come se in realtà mi facesse vedere che anche quando lui stava facendo la sua carriera militare, la facesse anche proprio per questo, per il tipo di emozione che gli dava. Cioè, Ehm, Lui aveva scelto, anzi nel passato, una tipologia molto adrenalinica, diciamo così, nell'ambito militare, ok? Quindi disinnescare le bombe, andare in missione, eccetera. Quindi che provocava, diciamo così, un forte sconvolgimento emotivo, no? Un forte aumento del livello di adrenalina. Ehm, E c'è in lui, no? Questo bisogno. Ehm, con tutto che lo vedo molto appunto che è legato a quella vita in cui lui era molto represso invece.
Però bisogna anche dire che adesso questo qui è un po' un tratto suo di personalità. mm. Aver bisogno di vivere in un certo modo, un po' emozionante. Però finché lui non trasforma questo, cioè lì è sempre un po' una questione di scelte, quindi lui può scegliere che l'emozione sia vissuto nella sua forma, diciamo così, più elementare, più immediata, che è appunto questa scarica di adrenalina data dal, che ne so, magari l'incontro occasionale, dalla sigaretta, ok? Che è quella piccola tentazione. Ehm, Oppure può scegliere di rimpastare questa energia, dandogli appunto un'altra forma e facendola andare verso un altro canale. Quale? Vediamo un po'. Allora, me lo dà sempre nell'ambito delle arti marziali, ma come se fosse più supportato da uno studio anche. Quindi, oltre che la pratica fisica, lo studio. Uno studio tipo che l'aiuta, come posso dire, a calmare e a ridirezionare la sua mente. Ok, abbiamo deciso di non dire che tipo di arte marziale, autodifesa. Un altro tipo o un Mm, approfondimento? esatto, un approfondimento, come se, eh, ok, lui conosce bene tutti i movimenti, eccetera, eccetera, però come se andasse quasi a studiare la filosofia che le supporta. Mm. E all'interno della scuola in cui lavora, questo può avvenire o no? Questa è una cosa sua, personale. Mhm. Però lo studio, in questo senso, lo porterebbe poi ad avere un altro approccio in generale alla vita e poi ovviamente anche a questa attività. Mm. Ha un nome questo studio, questa disciplina? Lo studio, penso, di Di quella, discipline orientali. ma di quella disciplina lì o in generale? Vediamo un attimo, anche del Kung Fu mi dice. Interessante, quindi qua c'è probabilmente la causa esoterica dello scarso successo quest'anno della scuola in cui insegna, dei contrasti con i suoi capi nella scuola. Sì, perché lui è come se dovesse veramente rimettere ordine a questa consapevolezza che lui sta formando. Questa consapevolezza l'ha portato anche a un certo tipo di ribellione, però in questo momento è una ribellione caotica, Mhm. un disordine. E quindi questo tipo di disordine non permette di creare, diciamo così, ehm, della solidità nei progetti e nelle partnership. Mhm. Si crea proprio come un'energia debole, frammentata e debole, che è come se fungesse da muro che, per cui come posso dirti, è come se arriva il cliente, vede il muro, sembra quasi che questa scuola sia chiusa e torna indietro e fa Vado dietro da front. altri o vado a fare tai chi da qualcuno? Sì, esatto. Diciamo che tutti i suoi 5 punti sono tutti uguali. Lui è un ribelle, non sopporta le persone, poco successo sul lavoro, sui due lavori, i vizi e se vogliamo anche la causa civile legata all'autodifesa, legata al corso. Sì, C'è quello tanta però è energia. perché, sì, Mm? però anche questa sua entità mentale, eccomi qui, gli fa proprio, lo fa inciampare in un fraintendimento grosso. Cioè gli fa credere che se lui è quello che è,
se lui è libero di essere quello che è, in realtà non potrà andare d'accordo con gli altri, Mhm. ok? Ma questa è solamente una fase, una tappa della sua evoluzione, in cui nel suo risveglio si rende conto che ci sono gli altri che invece sono rimasti addormentati. E quindi c'è la reazione di dire io non vi sopporto, io vi voglio evitare tutti, io me ne voglio andare, non vi voglio più vedere, mi date fastidio tutti. E questa è una fase comunque dell'evoluzione. In una fase più matura, lui capisce che lui può continuare questo suo risveglio, ma comunque continuare ad essere inserito in questi contesti e non esserne più così attivato, non Mm. essere più così reattivo delle loro affermazioni e dei loro comportamenti, perché nel frattempo, oltre ad andare avanti questo binario consueto, si crea un altro binario Esatto. e Nuove lui può, conoscenze. sì, può saltare da un binario all'altro, è perfettamente in grado. Quando abbassa le lance iniziano i nuovi incontri che sono comunque compatibili con gli addormentati, diciamo così. Sì, sì, Che sono addormentati, non sono poverini. Sono addormentati, fanno parte della sua vita, fanno parte del lavoro, fanno parte dell'arredamento e magari prenderanno un giorno spunto da lui, magari, può essere, non che lui abbia per forza ragione, ma no? sì, anche perché ehm, lui è proprio veramente la persona che, pur avendo ragione, passa dalla parte del torto, perché inizia ad assumere degli atteggiamenti che in certi contesti non vengono apprezzati, ok? Per cui accade questo, che lui pur avendo ragione, poi no, finisce per non averla, ok? Con una successiva maturazione lui riuscirà ad esporre le sue idee in una maniera molto diversa e anche molto più persuasiva, mentre invece adesso lui scaturisce nell'interlocutore una reazione opposta a quella che lui dice. Cioè lui a sua volta reagisce, ma induce l'altro ad essere reattivo a quanto lui dice. Ok? Si mantiene sempre un livello di lotta. E di È aperta la contrasto. contesa. Sì, Mm, sì, mm, sì. mm. Bravo Marco che alla seconda sessione sei già come se fosse alla quarta, secondo me, perché stiamo veramente limando con le lime, quelle Eh, sottili, una statua già ben fatta. Siamo lì con la carta vetro, quella che quasi non carta vetra nulla, tanto è sottile. E questa scultura cosa rappresenta, Monica? Giochiamo fino in fondo. Visto che prima c'erano i modelli che posavano e adesso è venuta fuori questa immagine di una scultura di marmo. sì, di marmo io adesso però vedo una nave. Mhm. Mm. Ehm, allora, certamente ha molti richiami, perché da una parte ha il richiamo di suo papà questa nave, dall'altra proprio la libertà, il mare aperto con il vento che gli soffia in faccia, e anche solitudine. Però anche questa la vedo come passaggio, diciamo così, come fase di transizione. Anche perché, sai, lui ha fatto una prima parte della sua vita molto dentro alle regole e agli schemi, il matrimonio, il militare, eh, tutte le conseguenze fisiche che determinati Cinivac gli hanno dato. Quindi c'è anche tanta rabbia e senso di costrizione, no? Che gli arriva da questa prima parte della vita. E appunto adesso è come se ci fosse una grande reazione a tutto quanto, no? Quindi l'estremo bisogno di rompere tutte le regole, ma proprio tutte,
con grande insofferenza, fastidio, come se fossero pruriginose. Però anche questo, un passaggio. Eh, Poi è Mm. come se questa statua di marmo si trasformasse in una vasca da bagno, dove lui appunto inizia a rilassarsi. Diventa proprio come una vasca di marmo. Lui si immerge all'interno, con gli occhi chiusi, l'acqua è bella calda. Va sotto anche con la testa? Adesso la testa gliela vedo, Mhm. vedo gli occhi chiusi, no? E scivola lentamente giù. Non c'è sapone, non c'è niente, c'è solo l'acqua. E che fa? Ma lo sento ancora un po' in contrasto perché è come se lui, andando giù, avesse paura poi che incontra la sirena, no? Sott'acqua. E invece, secondo me, con il mezzo acqua, lui può fare una cosa molto bella. Può mettersi in contatto con il Marco vero che è nella sorgente, che non è Marco, non è Marca, e che è l'originale dell'anima che c'è qua, che invece è una copia, tra virgolette. Questo sì che è violare tutte le regole. Peraltro la Nel suo vero prima, sé c'è una fortissima energia femminile. mm, la prima scena di Dark City, indagine che è andata pubblicata da poco, è lui che si sveglia in una vasca da bagno. Ok, lui nasce, la vasca da bagno è l'utero e l'acqua è il liquido amniotico. Questa è la metafora numero più evidente. Però la vasca da bagno mm, torna in tanti Anche in simboli. Matrix. In Mm. Matrix, certo. Non è solo l'utero la vasca da bagno. Vediamo se è un portale la vasca da bagno. Il portale. Forse l'avevamo già visto, il concetto ehm, della forma, ehm, del calco. La vasca da bagno è come il calco. L'abbiamo detto, no? Mhm, Forse tempo fa mi sembra, che c'è quello che possiamo chiamare l'originale, il nostro vero sé, mhm, ehm, che in qualche modo crea, riempie questi calchi con questa energia che in parte è anche liquida ed mhm. è diversa, no? E sono tutti vari personaggi delle nostre vite parallele. E quindi la vasca da bagno è proprio questo, è il calco che viene riempito e poi rigirato mm, per farlo calare giù sul pianeta Terra. Appunto dicevo che il vero sé di Marco ha questa forte energia femminile che in questa vita, che è molto importante per il vero sé di Marco, è stata fraintesa. Perché nella prima parte, per esempio, della sua vita è stata anche molto calpestata, con un certo rigore militare, e in questa seconda parte della sua vita fraintesa, sentendola come attrazione per le altre donne. Però quello che sta cercando di comunicargli il vero sé di Marco è proprio che com'è il suo vero sé, cioè che ha questa forte energia femminile, che lui qui sulla Terra
ha fino ad ora tradotto un po' male. Sono dei messaggi che ci arrivano dall'oltre e noi facciamo quel che possiamo per comprenderli, ok? Proprio dal nostro vero sé. Andiamo un po' per tentoni. Mm. E quindi lui ha sentito che c'era un rapporto da istituire con l'energia femminile di un certo tipo, però non l'ha ancora azzeccato. E ora invece riesce a capire perché è così importante l'energia femminile, perché è proprio molto forte nel suo vero sé. Ed in effetti mi fa sentire come lui ha ehm, il suo istinto paterno è un po' simile all'istinto materno. Papà Chioccia. Sì, sì. E ha quel tipo di legame viscerale che spesso viene attribuito alle madri e lui ce l'ha, cioè è proprio una cosa senza parole quello che lui prova per sua figlia, come se l'avesse proprio partorita lui, come sì, avesse fatto lui la gestazione, tutto quanto. Monica, contrasti con la compagna circa l'educazione della figlia, soprattutto religiosa o non religiosa, come lui desidererebbe che fosse. Beh, al clown piace molto, che ci siano questi scontri. A lui piace molto accendere delle piccole micce e vedere, che poi loro lo alimentano. Dall'altra parte vedo proprio questo auricolare all'orecchio destro che gli dice: Non ti farai mica mettere i piedi in testa da questa qui, non permetterai mica che sia questa qui a decidere. E poi gli dice proprio questa qui. Ehm, E quindi è come se proprio lui, in qualche misura, quando ha delle discussioni con la sua compagna, non so come spiegarti, perde proprio di vista il fatto che si tratta della sua compagna. Mm. Diventa prioritario lo scontro, anche la mancanza di rispetto. Mi stai mancando di rispetto. Lei a lui, o lui a lei, o tutte e due. Lui recepisce, mi stai mancando di rispetto. Mm. Mm, e lei è come se ehm, in fin dei conti, mm, capisce quelle che sono le richieste della figlia, che ha bisogno fondamentalmente di essere socialmente integrata, quindi di non essere diversa. Ehm, E fa parte comunque della sua cultura, sentirsi parte del gruppo, E della sua sentirsi epoca. parte della comunità, della società. Quindi se anche la figlia porta avanti questa richiesta, è ben comprensibile, va bene, va supportata. Mi viene 14 anni, come se la figlia poi a 14 anni inizia proprio a eh, consapevolizzare delle cose. Però adesso bisogna lasciarla così, mm, Seguire un po' il farle fare queste... flusso, Sì, 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 anche se secondo me i sacramenti devono essere decisi in età adulta da chiunque. certo. Monica, dopo la prima sessione spunta una causa civile di un fatto del 2019 legato da parte di una ragazza, legato al corso di autodifesa, traballante quanto uno scheletro che vuole stare in piedi e probabilmente di nessun tipo di preoccupazione, fonte di nessun tipo di preoccupazione, però è una rottura di scatole lo stesso perché comporta una citazione. Causa Posso civile. chiedere se suo padre ha avuto una causa?
Sì, più di una? Sì, più o meno, però forse una consistente. Perché è come se mi desse la risposta è padre, ok? Che uno dice, ma che, in che senso mica c'entra il padre in questa vicenda? Cioè il padre non c'entra niente a livello fisico, no? A Mm. livello energetico mi dà come l'impressione che ci sia questo patto familiare tra lui e suo padre, per cui lui deve avere una causa perché Come ce l'ha il avuto? padre ne ha avuta Mm. una importante. E in questo caso invece non è importante, però Mm. altrimenti non ci sarebbero dei pretesti per creare una causa nella sua vita. Mm. Beh, questo è proprio pane per i nostri denti. Noi in eterico mettiamo le mani nel codice sorgente del gioco e rompiamo questi, secondo me, difetti del gioco. E quando dicevi padre, io vedevo Marco che strappava un foglio con la faccia che sta facendo adesso davanti a me in cam, cioè sta alzando gli occhi al cielo, fa il gesto del lo sapevo, ecco, te pareva, come volevasi dimostrare cose di questo tipo. Bah, poco male. Siamo figli non a caso dei nostri genitori e l'abbiamo deciso noi. Ma questi collegamenti energetici, queste tare familiari, chiamatele come volete, così si fanno, così si disfano. Sì, perché è come se fosse un contratto con diversi cavilli, nel senso che le firme sono multiple. Mhm. Mm, Ter proprio come bis, un... Sì, bravo, esatto. codicilli, Sì, 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 asterischi. sì, 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 Vabbè, sì. ma quando il contratto finisce nel fuoco, non c'è Esatto. codicillo che tenga, o se lo strappa, lo butta nel fuoco. Poi tutto questo linguaggio molto pesante, contorto. Chiede scusa al padre, come dire, non scusa, ma scusami, ma no, grazie. Ehm, Ho assolto a sufficienza i termini di questo contratto e sento proprio un nodo al petto. Pesa come un macigno su di me questo contratto. Mi fa sentire schiavo. Sono pronto a bruciarlo e dare le ceneri al vento, senza che questo intacchi il nostro affetto. E quindi così fa. Davanti a un grande falò, butta via questi diversi fogli, perché è un piccolo plico, questo contratto, e sta a guardare fisso la fiamma che divampa e che brucia tutti questi fogli. Nel E sta cluster, lì mm? fino alla fine, finché non si spegne il fuoco. Nel cluster i contratti sono simili Mi viene una colonna, mm, di una fogli, colonna, no, una colonna proprio come di un edificio antico, tipo come se fosse dell'antica Grecia. mm. Dorica, ionica o corinzia, ah. Un Sì, di tempio. marmo, sì, Ah. esatto, sul bianco giallognolo, molto molto solida, e, come dirti, intoccabile, con diverse scanalature. Allora lasciamo lì, è di marmo, ha le scanalature, il fuoco non la brucia. Vabbè, fa niente la prossima volta. Eh, eh, Sento come l'incentivo anche di sua figlia, perché è come se la figlia leggesse Marco dentro il cuore e gli dice: Papà, io so
chi tu saresti senza questa colonna, senza questa tua fermezza irremovibile a volte, questa tua durezza. Quindi quando mio papà dice che no e no, qualcuno di voi si potrebbe mettere un po' in paura, in soggezione a sentire mio papà quando dice no, ma io gli leggo il cuore. Lui è molto commosso adesso. Penso sia l'unica a leggergli il cuore al momento, eh. Dici questo e arriva Gulliver. Mm. E quindi che fa, Marco? La sposta. Sposta questa colonna e la vuole spostare lui proprio con le sue mani, mettendola dentro un portale definitivo, perché non è più tempo di questo rigore, di questa rigidità, non è più tempo di veemenza, non è più tempo di scatti d'ira, non è più tempo di imporsi con la voce, ma con l'energia. E infatti la butta dentro il portale definitivo, ma la chiusura del portale lo fa energeticamente, guardando. Si siede, a gambe incrociate, e si rende conto che riesce a fare accadere tutto. Proprio dal centro della sua fronte riesce a generare tantissima luce, quindi crea proprio dal centro della sua fronte l'ad eternum. Interessante. Che tolga anche l'avatar, vediamo come lo fa. L'avatar, vedo che aveva scritto sul computer Trabocchetti. Si era proprio studiato le circostanze in cui sapeva che sarebbe caduto sicuramente intrappolato Marco, e conoscendo i suoi punti deboli. Però Marco, cioè, mh, in questo momento lo sento molto posato. Eh, Non ho più bisogno di questi stratagemmi, dice, per evolvere. Non ho più bisogno di essere provocato. E quindi butta via tutto dentro il portale definitivo. Crolla il clown, la sirena. Eccomi qui, io sono maschio. Sì? Sì, Gli, totalmente, gli impianti. certo. Resta lui solo. Dove si trova? In cucina. È seduto in cucina in un totale stato di quiete. Cosa fa? Adesso vedo che davanti a un piatto di spaghetti dice che sono divertenti. C'è un qualcosa di magico nel creare questo movimento con la forchetta e riuscire ad arrotolare gli spaghetti intorno.
Quindi tutto ciò che sembra disconnesso, tutto ciò che sembra inafferrabile e difficile da gestire, invece viene preso dalla forchetta con una lenta rotazione e lui ha pienamente il controllo di tutte queste faccende che adesso lo stanno turbando. Uno scenario zen. Sì, poi gli scappa una battuta anche un po' colorita perché è il suo modo, quella è la sua personalità, di essere anche un burlone, un giocherellone. Mhm. Però lo sento dentro, imperturbabile. Va fuori con tanta ironia, tanta voglia di giocare. Dalla finestra della cucina dove si trova si vede l'interno del cinema. Si scambia dei messaggi con gli occupanti del cinema. Sento che la compagna dice non te ne andare. E lui? Come se avesse bisogno di riformulare il rapporto. Lui. E c'è la possibilità, sì. Lei la sento molto attratta da lui. Eh, Calamitata anche proprio. Ehm, la figlia dice: l'avete visto? È proprio il mio papà. Il mio papà è di tutti i colori, ma scelgo il color azzurro acquamarina. Con mio papà ci si diverte, con mio papà si impara, con mio papà si cresce. Hanno vissuto padre e C'è il figlia. fratello maggiore che dice: beh, se non la faceva lui sta cosa dentro la famiglia, chi altro lo poteva fare? C'è anche una vena di polemica, no? Nella voce, però Invidia anche. sì, Sì, sarcasmo, un po' di sì, sì. sì, anche un leggero disappunto. Ah, Padre e figlia hanno avuto altre vite, stanno avendo altre vite. oh mamma, mi ha portato in banca. Eh, Sembrano due uomini ed è come se, non capisco chi è, che concede il prestito all'altro, pur non essendoci esattamente i presupposti per questo prestito. Però lui dentro la banca ha una posizione tale per cui lo può fare, no? E si crea questo legame proprio di gratitudine, di umanità in un posto che ha ben poco di umano. Messaggio alla nonna. Pan di zucchero, pan di zenzero, qualcosa del genere. Zucchero, dolce. Eh, a volte ti vedo un po' come un salice piangente, dice lui. E quando questo salice piangente si spezzerà, sarà un grande dolore. Ma ora so tante cose in più.
e saprò come affrontarlo. E lei cosa risponde? Piccinin, qualcosa del genere. Messaggio di Marco a se stesso. Sono nella pace e nella meraviglia, di conoscere dentro di me cose nuove che erano lì da sempre, ma adesso le sento e le vedo. E la vita mi sembra più semplice adesso, attivando queste nuove parti di me. Nuova vibrazione, Monica. 800, Quanto? 800, Vedi, detto fatto. Nuova consapevolezza. 201, PS. 59, Vite. 1641, Cervello. 10,5, 7, 10,7, Suscettibilità ipnotica. 70. 70. Mm. Se si facesse una diretta, Marco, quali benefici potrebbe avere? Mi fa vedere come se nuotasse ancora più dentro se stesso. Marco che nuota dentro Marco, che scopre nuovi tesori. 3D 29. e 100, allora valori, la vivacità anemica, valori molto molto alti. Marco si saluta con un oggetto, regalandosi un oggetto. Adesso vedo un disco in vinile che parla di amore, suona di amore. Sembra francese, che Si, sento l'amour, si saluta con un vegetale, un'alga, un animale. un gatto. Si saluta con una canzone. Con te partirò. Si saluta con un pensiero. Armonia, pensiero d'armonia. Come lo vedi? Adesso è, diciamo, quasi svestito. Ha solo una specie di boxer e lo vedo come se avesse su di sé tipo una lumachina, una coccinella, così degli insetti lì vicini, no? Molto tranquillo. Io sono anche questo e ogni volta che la temperatura sale e il termometro rischia di spezzarsi, io vado qui, in questo luogo di calma che sono io. Ottimo. Lo Ah, zen non è una parola, è uno stato d'essere. ottimo. Abbiamo finito.